Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme una torta di compleanno facilissima che possiamo realizzare in casa. Cominciamo con il pan di Spagna. Inseriamo in una ciotola le uova, lo zucchero, la vaniglia e facciamo montare fino a che le uova saranno belle spumose. Poi inseriamo la farina con la fecola di patate e le andiamo a setacciare un po' per volta, mescolando con dei movimenti dal basso verso l'alto. Se vi fa piacere lasciate un bel like a questo video e iscrivetevi al mio canale, grazie di cuore. Inseriamo l'impasto all'interno di una tortiera di 24 cm di diametro e inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Prepariamo la crema. Facciamo bollire il latte con la vaniglia. Mescoliamo lo zucchero con l'amido di mais e aggiungiamo poco per volta il latte. Riportiamo sul fuoco e sempre mescolando facciamo cuocere finché la crema si sarà addensata. Separiamo la crema bianca e facciamo quella al cioccolato aggiungendo il cacao. Mescoliamo e lasciamo raffreddare completamente. Adesso montiamo la panna ben fredda. Quando le creme saranno fredde, aggiungiamo un paio di cucchiai di panna montata in ogni crema. Facciamo montare con la frusta in modo da ottenere una crema liscia e priva di grumi. Adesso facciamo la bagna. Prepariamo uno sciroppo di acqua e zucchero, 300 g di acqua e 50 di zucchero. Portiamo a bollore. Quando è freddo possiamo aggiungere 50 g di Baileys o di altro liquore che più vi piace. Adesso spelliamo il pan di Spagna e lo tagliamo in 3 strati. Vi ricordo che potete seguirmi anche su tutti gli altri social. Vi lascio tutti i link di riferimento nel box informazioni. Vi ricordo inoltre di attivare la campanella delle notifiche per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Coloriamo la panna. Io ho deciso di farla verde. Voi naturalmente potete scegliere il colore che più vi piace o addirittura lasciarla bianca. Inzuppiamo il primo strato di pan di Spagna con la bagna. Dopo dressiamo la nostra crema al cioccolato. Altro strato di pan di Spagna. Lo bagniamo. Farciamo con la crema bianca. Ultimo strato di pan di Spagna, ancora un po' di bagna e panna montata. Non occorre essere precisi con la spatola, in quanto dopo andremo ad aggiungere un bordino, un cordoncino che potete trovare in qualsiasi supermercato, e poi con dei ciuffettini di panna che andremo a realizzare con la sacca poche. Possiamo aggiungere dei fiori, potete usare dei fiori veri biologici oppure, come faccio io, questi fiori finti che sono davvero molto belli e ci permettono di decorare la nostra torta in modo davvero velocissimo e semplice.
Poi possiamo aggiungere qualche fogliolina di ostia e dei confetti colorati. Completiamo con l'immancabile scritta Buon compleanno o tanti auguri e io sto utilizzando la rimanente crema al cioccolato. In alternativa trovate in commercio anche delle penne pre-riempite con del gel colorato oppure del semplice cioccolato sciolto. A voi la scelta. E questa è la torta completata. Naturalmente, dopo averla fatta, la lasciamo riposare almeno 5 o 6 ore in frigorifero, così poi il taglio sarà perfetto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ricordate di lasciare un like a questo video, di commentare. Se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Potete seguirmi anche su tutti gli altri social, vi lascio i link in descrizione. Un bacione e alla prossima, ciao!